Ciao, vediamo insieme come creare un effetto di pittura sul viso realistico con Photoshop. Utilizzeremo pochi strumenti e poche funzioni, ma alla fine otterremo un risultato assolutamente convincente e altamente professionale. Vediamo subito come. Abbiamo caricato la nostra immagine nell'area di lavoro. Possibilmente lavoriamo su un'immagine il cui volto sia o completamente visibile, quindi frontale, o di profilo come in questo caso, ma che sia comunque abbastanza visibile nella maggior parte delle sue aree. La prima cosa da fare è andare a duplicare il livello sfondo, quindi con il pannello livelli aperti trascino il livello sfondo sull'iconcina crea nuovo livello e ottengo una copia. Dopodiché vado a trascinare dalla cartella del mio desktop l'immagine del colore della pittura che andrà a popolare il volto di questa modella. Dunque farò un drag e drop del file, oppure posso andare dal menu File, Inserisci incorporato. In questo modo andrò a incorporare nel file il file immagine che andrò a inserire. Andiamo quindi a trascinare dalla nostra cartella il file dentro l'area di lavoro. Ecco qua, ora lo posiziono all'altezza del volto, in modo che la maggior parte dei colori siano assolutamente coincidenti con il volto della modella. Vado a incorporare premendo l'invio qui sul pannellino dinamico nella parte alta. Posso andare a diminuire leggermente l'opacità in modo da vedere esattamente come posizionare geograficamente il file immagine al di sopra del volto della ragazza. Dopodiché, quando avrò terminato la lavorazione, andrò a ripristinare l'opacità al 100%. Ora mi sposto sul menu a tendina dei metodi di fusione e andrò a selezionare il metodo di fusione colore brucia, che è abbastanza consigliato per consegnare questo effetto di pittura sul viso. Se infatti vado a ripristinare l'opacità al 100% avrò questo tipo di effetto, ma chiaramente non è l'effetto finale. Infatti adesso cosa dobbiamo fare? Diminuiamo di nuovo l'opacità. Dopodiché andiamo a selezionare una maschera che andremo ad associare al livello selezionato, cioè a livello immagine. Da qui in basso andiamo a cliccare, dopodiché selezioniamo lo strumento pennello, col tasto destro andiamo a selezionare la modalità di pennello che sarà morbido e il tipo di dimensione. In questo caso ci conviene selezionare una dimensione piccola per andare a mascherare, quindi a nascondere tutta la parte di colore che non è sul viso, ma che si trova esattamente al confine tra il viso e il resto del corpo, quindi come i capelli, il collo, parte dell'orecchio, e andremo invece a dare una dimensione più grande al pennello quando dovremo andare a mascherare le parti più lontane. Chiaramente assicuriamoci sempre che sia attivo il colore nero, perché il colore nero mi permette appunto di andare a mascherare. In questo caso io sto mascherando la parte superiore del capello, andiamo a dare una dimensione più grande e procediamo. Andiamo a dare ora una dimensione più grande al pennello in modo da agire più veloci sulle parti più lontane. Chiaramente è lì dove mi rendo conto che c'è una sbavatura, cioè che ho mascherato una parte del volto che deve essere invece ricoperta dal colore, andrò a selezionare di nuovo il colore bianco, spostandomi sulla doppia freccia che c'è alla fine del pannello strumenti. Con il colore bianco attivato vado a diminuire la dimensione del pennello, vado a ripristinare il colore sulla parte che ho leggermente cancellato. Con pulsante H da tastiera clicco la mano e vado a spostarmi sull'area, seleziono di nuovo il pennello e vado eventualmente a colorare parti che sono rimaste senza colore, magari lungo il bordo. Dopodiché mi sposto sugli occhi e sull'interno della bocca, perché qui devo togliere il colore, quindi sempre con lo strumento pennello e chiaramente il colore nero vado a togliere il colore. Ed ecco qui, anche le labbra sono state colorate e non ci sono, diciamo così, fuoriuscite di colore. Faccio uno zoom all'indietro, seleziono il livello del colore e lascio un'opacità al 100%. Ora, eventualmente vado a fare altri ritocchi, che potrebbero essere appunto ritocchi di aggiustamento nelle parti confinanti con la parte del capello di sopra sulla fronte. Arrivato a questo punto vado ad aggiustare anche questa parte, in questo caso mascherando leggermente il colore.
Qui chiaramente ho una pittura abbastanza lineare, ma potrei andare anche ad aggiungere un po' di pittura qui e lungo le parti diciamo più schiarite di capelli. Dipende sempre dal tipo di volto che ci troviamo a dover colorare. Ora selezioniamo il livello del colore sul quale abbiamo applicato la maschera e lo andiamo a selezionare qui in basso dai livelli di regolazione. Esattamente andiamo a selezionare consultazione colore. Qui la corrispondenza del primo parametro, file 3D LUT, andiamo a selezionare una serie di predefiniti di colore divisi per categoria o per modello e potremo selezionare ad esempio l'effetto nebbia oppure l'effetto futuristico. Insomma, qui a seconda di quella che è la nostra esigenza possiamo andare a selezionare, fare diversi tipi di selezione, come potrebbe essere questo, e poi eventualmente andare a giocare con i metodi di fusione per vedere qual è l'effetto finale più convincente per quello che è il nostro scopo, chiaramente. In questo caso potrebbe essere un profilo di questo genere con un metodo di colore più scuro. A questo punto non ci resta che salvare, esportare la nostra immagine. Andiamo quindi su File, Esporta, salva per web, se vogliamo salvare questa immagine per un sito web, per il web, oppure semplicemente salva con nome, formato JPEG o PNG, se vogliamo salvare questa immagine magari destinata alla stampa. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!